monitoraggio, monitoraggio, monitoraggio. Gente del tubo, virtuosi di Linux, feticisti della bash, anche oggi siamo qui con un nuovo video, per la precisione il primo di 3 che riguardano un progetto Conky. Non andremo a spiegare come si scrive la sintassi per creare un Conky, andremo solamente a spiegare cosa c'è da scaricare per ottenere un Conky funzionante e completo. Quindi per quanto riguarda l'installazione non mi dilungherò, dovete scaricare il pacchetto Conky-all e il pacchetto che riguarda i sensori del sistema. Vi lascio in ogni caso in descrizione tutti i link sia dell'installazione sia della sintassi Conky e dello scaricamento, tutti i link che servono. Quindi andiamo a vedere cosa ci sarà da scaricare. Nel link che trovate in descrizione arriverete a questa pagina, troverete appunto una cartella .conky ed un file .conky.rc. Li scaricate entrambi e li salvate nella vostra home. Ovviamente il progetto qui non è completo perché mancano ancora altri due file conky.rc e altre due cartelle che andranno inserite dentro la cartella .conky. Potete scaricarli man mano che il progetto procede oppure tutto alla fine, è indifferente. Andiamo a vedere cosa c'è dentro la cartella Conky. C'è un'altra cartella per i font, quelli da installare sono il Bitstream Vera Mono, ma dovrebbe essere già installato nella vostra distro Linux, e il Fantasque Sans Mono, che vi servirà per il secondo Conky. Gli altri file, se li volete, potete installarli oppure no, sono file relativi alla personalizzazione del Conky. All'interno sempre della cartella .conky ci sono anche due immagini, una DE-logo.png e una OS-logo.png. Queste ovviamente fanno riferimento al mio sistema operativo, quindi in questo caso l'OS-logo è quella di Manjaro e la DE-logo è quella di LXQT. Voi potete scaricarvi le icone relative al vostro sistema operativo e al vostro desktop environment in base a quello appunto che avete installato e sovrascriverle in questi due file, ovviamente mantenendo il nome. Andiamo a vedere cosa c'è all'interno del file conky.rc. Allora, dopo che avete installato il pacchetto conky.all e il pacchetto dei sensori di sistema e avviate la sessione, vi troverete con un Conky assai brutto, nero con le scritte bianche, funzionante ovviamente. Voi dovete sostituire il file .conky.rc con quello che scaricate dal link che vi ho lasciato in descrizione e avrete quello che vedete nell'immagine. Questo ovviamente fa riferimento alla mia distro, quindi il simbolo di Manjaro compare perché io ho installato Manjaro. Andiamo a vedere cosa c'è nel Conky file. All'inizio nella conky.config troverete tutte le impostazioni che non modificherete man mano, insomma, in base al vostro bisogno. Qui non ci sono modifiche da apportare per quanto riguarda il funzionamento, e poi con conky.txt inizia il file Conky. Qui c'è il comando che vi lascio nel caso vogliate aprirlo da terminale oppure inserire il comando di avvio automatico nelle vostre impostazioni della distro. Ovviamente a home name sostituite il vostro nuovo nome della home. Andiamo avanti. Il primo blocco mostra, e dove vedete nell'immagine le scritte in rosso, da tutte il nome del computer, il sistema utilizzato, la versione, il tipo di macchina, 64-32 bit, bla bla bla. Ecco, poi vedete qui il comando che apre l'immagine dell'OS logo. Se volete anche aprire l'icona della DE logo, non fate altro che fare copia e incolla dell'istruzione e cambiare il nome di OS logo in DE logo e posizionarla in base allo spazio che avete. Questa è posizionata in 0,15 partendo dall'alto a sinistra. Ovviamente dovete cambiare la posizione, altrimenti va a sovrapporsi con l'icona di Manjaro. Poi LXQT 01401 fa riferimento a questa istruzione qui, eccola qui, tutta lunga fino a qua. Io l'ho scritta cercando di automatizzare il tutto, ovvero in automatico dovrebbe prendervi il nome del vostro desktop environment, la versione,
e scriverli qui nel conchi. Provatela, se funziona bene, se non funziona dovete trovare un escamotage diverso. Poi ovviamente l'ultima istruzione fa riferimento alla versione del conchi installata. Abbiamo l'uptime e il numero di processi e i processi attivi, come vedete nell'immagine. Il secondo blocco fa riferimento alla CPU, quindi questa istruzione vi darà il nome i dati della vostra CPU, e questa qui il numero di core. Poi abbiamo la frequenza in MHz, la frequenza in GHz, la barra grafica della CPU, che qui all'inizio si vede poco, e il numero di core. Ovviamente io ho 4 core, quindi qua ci sono 4 righe. Se voi avete 8 core non fate altro che copiare in blocco queste 4 righe e incollarle subito dopo. Cambiate il nome dei core, ovvero continuate con 5, 6, 7, 8 qui dove c'è scritto core, mentre qui continuate anche qui con 4, 5, 6, 7. Ovviamente se avete meno core cancellate le righe. Il prossimo è la RAM. Allora, qui abbiamo l'uso della swap in base alla quantità massima che avete, e l'uso della RAM in base alla quantità massima che avete con le relative barre grafiche. Abbiamo poi il prossimo blocco, che è quello che riguarda i dischi. Io qui ne ho messo uno solo, in quanto ognuno poi ha esigenze diverse. In base a quanti dischi avete non fate altro che fare copia e incolla di questa istruzione e incollarla sotto. Ovviamente ricordiamoci di cambiare anche il nome del disco, questo qui, nel mio caso il disco di sistema è SDB, nel vostro caso se è SDA scrivete SDA, se è SDC scrivete SDC e via dicendo. Poi, come vedete sempre nel blocco degli dischi compare il nome del mio disco, un Kingston bla 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 con tutta la sigla. Ovviamente questo è diverso per ogni computer, quindi voi dovete scrivere questa istruzione qui nel terminale e tagliarla in maniera diversa in base a quello che vi appare, perché se il vostro disco per esempio si chiama Pippo tagliato a 4869 non comparirà più la stessa sequenza di numeri, compariranno delle lettere di numeri diversi. Quindi date questo comando senza cat per esempio, così vedete quanta roba vi appare, e tagliate poi in base al nome del vostro disco e alle informazioni che volete ottenere. Poi ovviamente vi dà sì l'uso che avete del disco e la quantità massima, la temperatura, la barra grafica. Ok, il prossimo blocco è quello che riguarda la connessione internet connection name, scrivete il nome della vostra connessione se ce l'ha. Qui abbiamo l'Ethernet della motherboard, il numero, l'Ethernet e l'IP address, la velocità di upload e la velocità di download. Ultimo blocco abbiamo i processi attivi, qui ce ne sono 5, se volete fare di più fate sempre copia e incolla e ricordatevi di cambiare i numeri, ovvero se ne avete di più continuate con 6, 7, 8, 9, 10 fino alla fine, se ne volete di meno cancellate le istruzioni. Ok, mi sembra che sia tutto, quindi noi ci vediamo al prossimo video con il secondo conchi. Ciao ciao!